questa mattina viene da me un cliente che mi porta un notebook, peraltro abbastanza nuovo, dicendomi che dopo circa 2 minuti che il notebook era acceso si bloccava completamente e non c'era verso di fare niente, era paralizzato il mouse, non funzionava Ctrl Alt Canc, non funzionava Ctrl Shift ESC. A questo punto prendo il notebook, lo accendo e prima che si riblocchi lo riavvio. Una volta riavviato, il problema è scomparso completamente. Ovviamente il cliente aveva gli occhi fuori dalle orbite perché non riusciva a spiegarsi come mai con la sola imposizione delle mani avessi risolto il problema. Così io gli ho fatto una semplicissima domanda, gli ho chiesto: ma il notebook lo hai riavviato? E lui mi ha risposto: no, io il notebook l'ho spento, che è anche meglio. Beh, non è vero. Purtroppo, se non sbaglio, a partire da Windows 8 è stata introdotta una funzione che si chiama avvio rapido. Questo avvio rapido che cosa fa? Nel momento in cui noi spegniamo il computer, mette il kernel in uno stato di ibernazione. Quindi tutti i problemi hardware che c'erano al momento dello spegnimento vengono riproposti paro paro quando il computer viene successivamente acceso. Questo invece non succede nel momento in cui noi andiamo a riavviare il computer, perché la procedura di riavvio non prevede la sospensione del kernel. Ma che cos'è questo kernel? Il kernel è un componente del sistema operativo, cioè in questo caso del Windows, che fa da ponte tra l'hardware del computer, che è tutto quello che noi possiamo toccare, il monitor, la scheda video, la tastiera e così via, e il software, cioè i programmi e il sistema operativo stesso. Certamente a questo punto ci basterebbe semplicemente fare un riavvio del computer quando noi abbiamo un problema, e questa sicuramente potrebbe essere considerata una soluzione, però è piuttosto empirica. Andiamo a vedere insieme come possiamo risolvere il problema invece alla radice. Un secondo metodo per risolvere il problema è quello di tenere premuto il tasto Shift mentre andiamo ad effettuare l'arresto del sistema. Però capisci bene che questo comporterebbe il fatto che noi ogni volta dobbiamo ricordarci di premere il tasto Shift quando spegniamo il computer, e questo potrebbe risultare non molto agevole. Se invece vogliamo risolvere il problema alla radice, ci basterà andare nel pannello di controllo, scegliere la voce Hardware e Suoni e successivamente nella sezione Opzioni risparmio energia andare a selezionare Cambia comportamento dei pulsanti di alimentazione facendoci un clic. Come puoi vedere, è questa la zona dove si attiva e disattiva l'avvio rapido, che per impostazione di default, infatti dice scelta consigliata, è sempre attivo sulle macchine. Purtroppo non è possibile disattivarlo neanche se ci clicchiamo sopra. Per farlo dobbiamo modificare le impostazioni attualmente non disponibili cliccando qui in alto, e successivamente potremo deselezionare attiva avvio rapido e andare a salvare i cambiamenti e chiudere la finestra. Attenzione però, c'è la possibilità che sul tuo pannello di controllo non vengano visualizzate le opzioni relative all'ibernazione. In questo caso nessuna paura, significa semplicemente che sulla tua macchina non sono installate le funzionalità relative all'ibernazione del sistema e del kernel, e quindi puoi spegnere oppure riavviare la tua macchina senza alcun problema. Alla prossima!